Buongiorno a tutti e vi do il benvenuto alla prima puntata di Rifra Experience. Che argomenti tratteremo in questo nuovo programma di Rifra? Parleremo di prodotto. In questa prima puntata tratteremo l'argomento degli elettrodomestici che da semplici elementi funzionali sono ormai diventati dei veri oggetti di design. E ne parleremo grazie all'intervento di Carlo Bonaso. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti. Carlo Bonaso è l'amministratore delegato di Frigo 2000, High Performance Kitchen, distributori da più di 30 anni dei più grandi marchi di elettrodomestici. Lasciatemi citare Sub-Zero, Wolf, Bizug e Bora. Entriamo nel dettaglio. Siamo qui sulla cucina One di Rifra, l'identità Rifra, che si distingue per il suo taglio a 45 gradi su tutto il perimetro dell'anta e sullo zoccolo, presentata qui con la finitura a cemento spatolato nero e il top laminam. Bene, ma adesso entriamo proprio nel merito dell'elettrodomestico installato sulla nostra cucina One. Però a questo punto do la parola a Carlo. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti. Quello che vedete installato qui è il Cooking System Bora, ovvero un sistema integrato che prevede delle zone di cottura e il sistema di aspirazione a filo DOP. Come potete vedere, il sistema di aspirazione Bora esclude la necessità di utilizzare il tradizionale sistema di aspirazione dei fumi utilizzando una cappa sospesa. Il grosso vantaggio di questo sistema è quello di poter cucinare in totale libertà, senza che i fumi salgano verso l'alto, in modo tale quindi evitando quindi anche che i fumi possano impregnare gli abiti, gli indumenti di chi cucina, i capelli, appannare gli occhiali. Il principio di funzionamento si basa su un principio fisico banalissimo. Grazie a dei motori che hanno una prevalenza di circa 600 metri cubi all'ora, noi riusciamo a realizzare una corrente inversa forzata alla velocità di circa 4 metri al secondo, che è in grado di raccogliere tutti i fumi derivanti dalla cottura. Come potete vedere, lo chef Luigi sta cucinando in totale pulizia, assenza di fumi che salgono verso l'alto, e il grosso vantaggio è poi quello di avere anche un ambiente cucina totalmente privo di odori, perché i fumi vengono assorbiti e aspirati nel loro punto di origine, e quello che ne giova è la totale convivialità della cucina stessa. Luigi, ci puoi raccontare un po' quello che stai preparando? Assolutamente. Dunque, condivido con te il fatto che lavorare su un piano di cottura con delle cappe così giova parecchi vantaggi. Uno in primis, che posso realmente vedere con chiarezza quello che sto cucinando, perché non avendo fumi che mi disturbano posso capire se il mio prodotto sta bruciando o sta cuocendo correttamente. Questo è un vantaggio davvero notevole, anche e soprattutto per un casalingo, per un utente di casa. Stiamo cucinando delle salsicce e delle luganeghe appena rosolate, e poi le completeremo con delle uova di quaglia rosolate, e poi sfumeremo il tutto con un pochettino di champagne, giusto per dare un aroma dolciato. Come vedete, il 448, il mio vapore è completamente sparito e io ho ancora la visuale sul prodotto e posso continuare la mia cottura tranquillamente. Una delle perplessità che riscontro quotidianamente con i consumatori è il fatto della pulizia della piazza Teppanyaki. Spiega come in realtà è assolutamente molto facile. Facciamo un esempio: se io devo pulire la mia piastra, non mi basta altro che mettere sopra un goccino di acqua, come in questo caso, un goccino di acqua, andare con una spatolina a rimuovere tutto il mio sporco, e poi con un semplice panno posso raccogliere tutto quanto e avere il mio piano pronto per l'utilizzo. Ecco. È proprio molto semplice e non serve nessun tipo di spugna particolare, un po' di acqua. Anche dal punto di vista della cottura, che adesso tutti ricercano la cottura più light possibile. Sì, la cottura sana. Diciamo che su Teppanyaki abbiamo la possibilità di cuocere senza grassi, e addirittura il nostro prodotto va a rilasciare in maniera naturale tutti quelli che sono i grassi senza farli bruciare. Come vedete, non abbiamo fumi di bruciatura o grassi dannosi per il nostro organismo. Quindi quello che andiamo a fare è arrotolare in assenza di grassi, e andiamo a far trasudare proprio l'alimento dai suoi grassi, così che abbiamo un prodotto un po' più sano, molto più light, perché abbiamo perso i grassi, e soprattutto cotto in maniera ottimale. Assolutamente. Come vedete, il nostro uovo in pochi minuti è pronto, non è bruciato,
potete vedere non è bruciato e abbiamo una cottura ottima. Che temperature possiamo raggiungere? Dunque possiamo raggiungere temperature fino ai 240 gradi, ecco, e la bellezza è che nonostante noi abbiamo il fuoco al massimo, la mia carne non sta bruciando, perché la cottura è proprio uniforme e ottimale. Come potete vedere sui due punti della piastra completamente diversi abbiamo la stessa cottura omogenea, e non solo, ho potuto dividere il mio piano cottura in due, quindi qui io procedo con la cottura e qui invece faccio il mantenimento del prodotto in caldo. Per poter anticipare un po' i tempi, che così sono sempre più ristretti, così Esatto. i nostri ospiti Esattamente. verranno deliziati comunque, anche se arrivano un po' più tardi. Bene, ma chiediamo allo chef quali altri tipi di cottura utilizzati per realizzare queste delizie. Dunque, oggi abbiamo utilizzato un metodo di cottura, uno dei più classici, quindi col forno. Abbiamo utilizzato il forno della Wolf e abbiamo fatto due prodotti proprio per far vedere una distinzione netta e precisa. Uno che è quello di uso comune nelle case, quindi il classico muffin che fa la mamma da secoli, e l'altro invece è il croissant, quindi un elemento un po' più diciamo un po' più particolare, un po' più difficile da fare, anche perché se uno non cuoce perfettamente il croissant non viene. E quindi abbiamo dovuto replicare questi due elementi. Uno è il muffin, quindi grazie alla cottura del forno Wolf abbiamo ottenuto un muffin che esternamente è molto croccante perché fa una bella crosticina e via discorrendo, e all'interno invece rimane molto soffice, vedete come è cotto perfettamente, e la cosa bella è, come potete vedere, che la cottura esterna è completamente omogenea, non abbiamo un fondo che è troppo scuro o una parte esterna, un cappuccio troppo scuro e all'interno è crudo, è completamente perfetta, e se io premo sul mio muffin la cottura è fatta a puntino, insomma rimane molto soffice e molto umido. Questo perché proprio la cottura all'interno della camera rimane Omogenea. esatto, molto omogenea e completa. Idem andando a vedere invece il nostro croissant, come vediamo la sfoglia completamente formata, alveolo cotto e niente pasta cruda all'interno. Ti ringrazio. Prego. Noi andiamo a vedere invece più da vicino i forni utilizzati, che Rifra presenta per scelta dietro a quinte, anch'esse in finitura cemento spatolato nero, incassati in colonne con la laccatura lucida nera. Adesso come prima passo la parola a Carlo e ci illustra il funzionamento di questi forni. Ecco, dunque, i prodotti che vedete installati nella colonna sono, partendo dal basso, il forno Wolf larghezza 76 cm, è un forno ventilato, e quello che vedete sopra invece è un forno a vapore controllato. Per quanto riguarda il forno ventilato, la caratteristica, come accennava lo chef Luigi, di questo prodotto è quella proprio di essere in grado di mantenere una temperatura all'interno della cavità assolutamente uniforme. Il forno Wolf ventilato è l'unico forno sul mercato con una capacità così elevata, perché arriviamo, pensate, fino a 144 litri di capacità. La caratteristica di questo forno è che, data la sua ampiezza, al suo interno abbiamo due ventilatori tangenziali che sono essenzialmente il cuore del forno, e sono gli elementi che servono appunto per mantenere in modo uniforme la temperatura all'interno della cavità. La Wolf è stata la prima azienda al mondo che ha introdotto in forni di così ampia capacità un doppio sistema di ventilazione. Inizialmente erano stati proposti con dei ventilatori radiali, e la novità di quest'anno è quella invece di proporre dei ventilatori tangenziali che rendono la temperatura ancora più uniforme all'interno della cavità. In particolar modo, come diceva Luigi, per ottenere dei croissant o dei muffin, come ci ha fatto vedere, con quelle caratteristiche, quindi morbidi all'interno e croccanti all'esterno, è necessario proprio riuscire ad avere ad elevate temperature un'uniformità di cottura, una cottura omogenea all'interno del forno stesso. Invece andiamo a vedere dove il nostro chef conserva tutti gli alimenti nel frigorifero, che anch'esso ha scelto di proporre dietro la pannellatura, dietro alle quinte, in cemento spatolato nero. Rilascio la parola a Carlo. Prego. Quello che vediamo è un frigorifero a colonna da incasso con un sistema di cassetti nella parte inferiore, e la parte invece superiore la porta tradizionale del frigorifero.
La caratteristica dei frigoriferi Sub-Zero è quella che li rendono unici al mondo, è quella di avere al loro interno un sistema forzato di circolazione dell'aria attraverso questo filtro. Questo filtro ha la capacità di ridurre la presenza di gas etilene all'interno del frigorifero, quindi aumentare i tempi di conservazione degli alimenti, tant'è che la Sub-Zero è l'unica azienda al mondo che all'interno di ogni prodotto inserisce queste schede dove vengono indicati e dichiarati i tempi di conservazione dei vari alimenti. Quindi per esempio le mele possono essere conservate grazie a questo sistema di refrigerazione fino a 6 mesi all'interno del comparto di refrigerazione. Le schede di conservazione dei prodotti dove vengono indicati i tempi di conservazione degli alimenti sono facilmente riposizionabili all'interno del frigorifero, quindi sono sempre e comunque a portata di mano del consumatore che lo utilizza. Viceversa anche la cartuccia per l'eliminazione del gas etilene si trova sempre all'interno del comparto frigorifero, in questo apposito comparto che è facilmente accessibile in qualsiasi momento. Come dicevo prima, la parte superiore è dedicata al comparto di refrigerazione, i cassetti inferiori invece sono dedicati alla conservazione dei surgelati. Tutti i prodotti Sub-Zero sono dotati all'interno del freezer del fabbricatore di ghiaccio, che nel caso del modello a cassetti viene posizionato all'interno del cassetto più basso, e quindi necessitano tutti quanti del collegamento alla rete idrica per appunto la produzione del ghiaccio. E come ben sappiamo, ultimamente nelle cucine non può mancare una cantina vini per conservare le nostre bottiglie migliori. Qui abbiamo esposto una cantina vini importante. Assolutamente sì. Le cantine vino Sub-Zero sono prodotti ideali per la perfetta conservazione del vino. Tutti sappiamo che i peggior nemici per quanto riguarda il vino sono la luce, quindi nelle cantine vino abbiamo dei vetri con triplo strato e al loro interno il gas argon che ha la capacità appunto di coibentare e disperdere e non disperdere la temperatura all'interno della cantina. L'altro nemico è la vibrazione. Il sistema di compressore utilizzato all'interno delle cantine Sub-Zero evita ed elimina totalmente le vibrazioni, quindi le bottiglie non vibrano. L'altra cosa importantissima è il mantenimento costante delle temperature. Grazie a un sistema elettronico le cantine Sub-Zero sono in grado di rilevare istantaneamente e registrare le temperature di conservazione dei vini nel corso della settimana, quindi per periodi prolungati. E l'altro grosso problema è il mantenimento e il controllo dell'umidità. Spesso i nostri clienti utilizzano delle bottiglie pregiate, quindi è fondamentale che l'etichetta della bottiglia venga preservata, quindi questo è possibile solo ed esclusivamente mantenendo dei gradi di umidità all'interno della cantina che non superino il 70%. Al suo interno abbiamo 2 zone di conservazione completamente indipendenti, quindi io posso conservare vino rosso per esempio e vino bianco indipendentemente nel comparto superiore e nel comparto inferiore. Tutti i ripiani sono montati su delle guide estraibili e da un punto di vista estetico tutti i frontalini dei vari ripiani sono rifiniti in ciliegio, quindi un materiale comunque pregiato. Bene, non mi resta che ringraziare il nostro ospite Carlo, Grazie a voi. E al nostro chef Luigi. Grazie a voi. Grazie anche a te, Sì. un brindisi, e non mi resta che invitarvi alla prossima puntata di Rifra Experience. A presto! Rifra, Kitchens and Beds, direct from Milano.